Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Cetrotide Merck Serono SpA. Ultimo aggiornamento 23 luglio 2021. Cos'ha Cetrotide? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Cetrotide durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Cetrotide? Cetrotide è un farmaco a base del principio attivo cetrorelix acetato, appartenente alla categoria degli ormoni liberatori delle antigonadotropine e nello specifico ormoni liberatori delle antigonadotropine. È commercializzato in Italia dall'azienda Merck Serono SpA. Cetrotide può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Cetrotide 0,25 mg polvere solvente 1 FL.liof più 1 SR. Pre-riempita Solv. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Merck Europe BV. Concessionario: Merck Serono SpA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo: cetrorelix acetato. Gruppo terapeutico: ormoni liberatori delle antigonadotropine. Forma farmaceutica: polvere. Indicazioni: prevenzione dell'ovulazione prematura in pazienti sottoposti a stimolazione ovarica controllata seguita da prelievo degli ovociti e da tecniche di riproduzione assistita. Negli studi clinici Cetrotide è stato usato con gonadotropina umana della menopausa, HMG, tuttavia una limitata esperienza con ormone follicolo stimolante, FSH, ricombinante ha suggerito una efficacia simile. Posologia: Cetrotide deve essere prescritto esclusivamente da uno specialista con esperienza nel settore. Posologia: la prima somministrazione di Cetrotide deve essere effettuata sotto la supervisione del medico e in condizioni tali da permettere l'immediato trattamento di eventuali reazioni allergiche/pseudoallergiche, comprendenti reazioni anafilattiche che mettono in pericolo di vita. Le successive somministrazioni potranno essere eseguite dalla paziente stessa dopo averla informata dei segni e dei sintomi che possono indicare reazioni di ipersensibilità, delle conseguenze di tali reazioni e della necessità di un intervento medico immediato qualora esse si presentino. Il contenuto di un flaconcino, 0,25 mg di cetrorelix, deve essere somministrato una volta al giorno, ad intervalli di 24h, o al mattino o alla sera. Dopo la prima somministrazione, si raccomanda di tenere sotto osservazione medica la paziente per 30 minuti in modo da assicurare che non si manifestino reazioni allergiche/pseudoallergiche in seguito all'iniezione. Anziani: non esiste alcuna indicazione per un uso specifico di Cetrotide nella popolazione anziana. Popolazione pediatrica: non esiste alcuna indicazione per un uso specifico di Cetrotide nella popolazione pediatrica. Modo di somministrazione: Cetrotide va somministrato per iniezione sottocutanea al livello dei quadranti inferiori dell'addome. Le reazioni della sede di iniezione possono essere ridotte alternando a rotazione le sedi di iniezione, dilazionando le iniezioni nella stessa sede e iniettando il medicinale a bassa velocità, in modo da facilitarne il progressivo assorbimento. Somministrazione mattutina: il trattamento con Cetrotide deve essere iniziato nella quinta o sesta giornata della stimolazione ovarica con gonadotropine urinarie o ricombinanti, da circa 96 a 120 ore dopo l'inizio della stimolazione ovarica, e deve proseguire per tutto il periodo di trattamento gonadotropinico compreso il giorno dell'induzione dell'ovulazione. Il giorno in cui iniziare Cetrotide è in funzione della risposta ovarica, cioè in funzione del numero e della dimensione dei follicoli in crescita o della quantità di estradiolo circolante. In assenza di crescita follicolare, l'inizio del trattamento con Cetrotide può essere posticipato, benché copyright l'esperienza clinica sia basata sull'inizio del trattamento con Cetrotide al giorno 5 o 6 di stimolazione. Somministrazione serale: il trattamento con Cetrotide deve essere iniziato nella quinta giornata della stimolazione ovarica con gonadotropine urinarie o ricombinanti, da circa 96 a 108 ore dopo l'inizio della stimolazione ovarica, e deve proseguire per tutto il periodo di trattamento fino alla sera precedente il giorno dell'induzione dell'ovulazione. Il giorno in cui iniziare Cetrotide è in funzione della risposta ovarica, cioè in funzione del numero e della dimensione dei follicoli in crescita o della quantità di estradiolo circolante.
In assenza di crescita follicolare, l'inizio del trattamento con cetrotide può essere posticipato, benché copyright l'esperienza clinica sia basata sull'inizio del trattamento con cetrotide al giorno 5 o 6 di stimolazione. Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6. Controindicazioni. Cetrorelix non deve essere usato in presenza di una qualsiasi delle condizioni sotto elencate. Ipersensibilità al principio attivo o ad analoghi strutturali dell'ormone di rilascio delle gonadotropine, GnRH, agli ormoni peptidici estrinseci o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Durante la gravidanza e l'allattamento. Pazienti con insufficienza renale severa. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Condizioni allergiche. Con la prima dose sono stati segnalati casi di reazioni allergiche / pseudoallergiche, incluse reazioni anafilattiche che mettono in pericolo di vita, vedere paragrafo 4.8. Particolare attenzione deve essere posta, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Con Cetrorelix non sono stati effettuati studi formali di interazione farmacologica. Studi in vitro hanno mostrato che sono improbabili interazioni con medicinali metabolizzati dal citocromo P450 o glucuronidati o coniugati per, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere cetrotide durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere cetrotide durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza e allattamento. Cetrotide non deve essere usato durante la gravidanza e l'allattamento, vedere paragrafo 4.3. Fertilità. Studi sperimentali su animali indicano che Cetrorelix esercita un'influenza dose dipendente sulla fertilità, sull'attività, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Cetrotide non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse osservate comunemente sono le reazioni locali della sede di iniezione, quali eritema, edema e prurito, generalmente di natura transitoria e vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Nell'uomo un sovradosaggio può portare ad un allungamento della durata d'azione, ma è improbabile che si associ ad effetti tossici acuti. In esperimenti di tossicità acuta su roditori sono stati osservati sintomi tossici aspecifici dopo somministrazione intraperitoneale di Cetrorelix in dosi di 200 volte superiori a quelle farmacologicamente efficaci per iniezione sottocutanea. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antagonisti dell'ormone di rilascio delle gonadotropine, codice ATC. H01CC02. Meccanismo d'azione. Il Cetrorelix ha un antagonista dell'ormone di rilascio dell'ormone luteinizzante, LHRH. Il LHRH si lega ai recettori. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. La biodisponibilità assoluta del Cetrorelix dopo somministrazione sottocutanea è di circa 85%. Distribuzione. Il volume di distribuzione, VD, a 1,1 LX kg, 1. Eliminazione. La clearance plasmatica totale e dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di sicurezza farmacologica, tossicità a dosi ripetute, genotossicità, potenziale cancerogeno, tossicità della riproduzione. Negli studi sperimentali, elenco degli eccipienti: polvere, mannitolo, solvente, acqua per preparazioni iniettabili. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.